Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana. Quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la montagna. La montagna spesso purtroppo definisce una fase di blocco o qualcosa che procede in modo troppo lento, anche un po' pesante. Magari ci sono dei ritardi o ci sono degli ostacoli che dobbiamo superare, forse un'opposizione, un contrasto, avere a che fare con delle persone che sono un po' troppo testarde, ostinate. Ci consiglia anche di non essere noi troppo ostinati in un qualcosa per poter volgere il nostro sguardo altrove, ma soprattutto con questa carta il bambino di favorire non solo un nuovo inizio, vero che spesso è legata a un'energia di nuovo inizio, di novità in senso lato, anche nuove occasioni da cogliere, delle notizie, delle informazioni che possono essere utili, ma soprattutto quelle situazioni che possono creare più gioia, spensieratezza, tranquillità, anche eventi di divertimento. Forse abbiamo bisogno di alleggerirci un attimino per lasciare andare alcune cose che ci appesantiscono e invece favorire questo nuovo passaggio che probabilmente, come vi dicevo, c'è qualcosa che deve essere trasformato, cambiato profondamente, e infatti questa è proprio la carta che indica la fine di un qualcosa, la chiusura di un ciclo, a volte anche di una fase difficile o sofferente o di passaggio, semplicemente di passaggio, quindi a volte non è necessariamente negativa, ma probabilmente ci sta dicendo che non dobbiamo bloccare il nostro intuito, il nostro istinto, ma favorire questo cambiamento, perché altrimenti ci ritroviamo sempre in questo passaggio dove non riusciamo ad andare oltre. Può riguardare principalmente le questioni pratiche, lavorative o cose che stiamo cercando proprio di modificare in noi stessi, quindi cose strettamente personali. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, abbiamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito dell'amore. Amore, coppia single, ovviamente chi non è interessato o chi vuole anche delle informazioni riguardo familiari o amicizia, potete comunque ascoltare, solo che dovete trarre le varie informazioni e adattarle a quelle che state vivendo. Abbiamo la Pratolina, parla di alcune cose che vanno a tranquillizzarsi, a essere un po' più serene, però ci sta dicendo che in qualche modo dobbiamo favorire tutto questo. Come? Con la pazienza, con la contemplazione, con magari andare incontro, cercare di confrontarsi, di fare delle scelte importanti e quindi favorire la calma, la pacificazione, se c'è qualcosa che non va ovviamente, altrimenti può parlare di una svolta decisiva e importante, abbiamo visto proprio nelle carte principali, dove si deve superare un blocco, una difficoltà oppure delle cose che danno un po' fastidio. Se tutto procede bene, magari ci possono essere delle questioni esterne o di passaggio che possono portare un po' di tensione all'interno della coppia.
e possono concludersi qui in questa settimana. Questo vale anche per un familiare o un'amicizia. Per i single cosa vogliono dirvi? Che se non c'è proprio nessuno, effettivamente si tratta di un passaggio un po' difficile e particolare, dove si sta cercando di lasciare andare alcune cose del passato, c'è una fase di rigenerazione, desiderio e volontà di ricominciare, di mettersi in moto, quantomeno di vivere la propria vita in un modo più tranquillo, più sereno. Questo è il momento giusto per farlo, perché ci sono alcune cose che magari riguardano un sogno impossibile, un sogno irrealizzabile. Spesso succede quando seguiamo una persona o siamo attratti da una persona che è irraggiungibile o ci sono troppe difficoltà, altrimenti possono indicare anche che abbiamo bisogno di cambiare un po' le nostre energie, modificare atteggiamento, volgere il nostro sguardo altrove, e allora questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. E adesso procediamo per le questioni più pratiche, lavorative, delle finanze. Torniamo alla lettera. La lettera riguarda tutti i tipi di comunicazione che possono arrivare, però anche che noi possiamo rivolgere, che possiamo fare. Quindi se avete esigenza magari di contattare qualcuno, di sollecitare delle risposte, eccetera, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Altrimenti, siccome è una carta di comunicazione, può indicare il confrontarsi, il parlare o il trovarsi con una persona di fiducia che può aiutare nel lavoro o può essere un professionista, magari per faccende burocratiche, legali, eccetera. Magari sì, si ha bisogno in senso lato di una persona di fiducia che in qualche modo vi può aiutare. Parlando anche di cose strettamente personali, può essere veramente una persona di conforto, di sostegno, che può darvi una spinta e un aiuto decisivo. C'è la carta sospiri, ci fa capire che prima di fare un qualcosa, meglio fermarsi, meglio osservare, possiamo magari aspettare l'evoluzione di alcune cose che abbiamo fatto precedentemente, e magari incominciare a pianificare, a vedere i prossimi passaggi. Questo lo dico soprattutto per chi è in una fase di profonda trasformazione, per chi anche magari vuole lasciare il lavoro, oppure vuole compensare quello che sta facendo con una passione, con un hobby, con altro, magari un'altra fonte di guadagno. Ecco, questi sono passaggi determinanti, anzi io direi soprattutto per chi è alla ricerca, c'è qualcosa che non va, che non mi soddisfa, che non sta funzionando. Ecco perché è richiesta proprio la massima riflessione e attenzione per favorire questo profondo cambiamento. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!